Ehi, ben ritrovati e ben ritrovate, Tiranno Matto qui, grazie per aver cliccato sul teschietto del Tiranno, ancora una volta, oggi qui con una guida di Oblivion Remastered. Nel suddetto caso però è una guida un po' particolare, è la mia prima guida a una quest, quindi sarà un pochino più breve, ma bando alle ciance, dritto al sodo. Continuando con il formato troppo lungo non guardo, vi informo che ci saranno ovviamente degli spoiler trattandosi di una lunga questline, con molto da leggere, con tantissima lore, estremamente interessante che va a ampliare un sacco di cose relative ai cultisti della mitica Alba, presenti anche fuori da Cyrodiil durante la crisi dell'Oblivion. Questa missione venne introdotta con un plugin dell'originale Oblivion e ci vedrà impegnati in un'indagine su alcuni movimenti strani all'interno di una vecchia rovina. Essa nasconde un segreto: il rasoio di Mehrunes Dagon, il 16° artefatto da Edrico. Tale pugnale ha la caratteristica unica di poter uccidere sul colpo con una possibilità basata sulla nostra fortuna. Non sarà però l'unico oggetto presente all'interno di questo segmento di missione, ci saranno altri oggetti magici degni di nota, fra cui l'intero set del Morag Tong ottenibile da un prigioniero assassino. Questo set di armatura leggera è ovviamente pensato per una build da assassino o da ladro, e ci sono delle implicazioni di lore sul perché un assassino da Morrowind sia arrivato fino a qui. All'interno della questline tali implicazioni ci porteranno anche ad ottenere alcuni oggetti buffi come delle zappe e dei rastrelli, nella categoria delle armi però, non degli oggetti random, e il grembiule del maestro fabbro accompagnato dalla collana, entrambi oggetti magici unici e molto forti. E con ciò termina il riassuntino. Tanto per iniziare dovremo andare all'osservatorio di Sundercliff, che troveremo nell'est più completo della mappa di Cyrodiil. Dovremmo scavalcare un paio di ostacoli e entrare da questo portone. All'interno si attiverà la missione alla ricerca del rasoio di Mehrunes. Qui potremmo inizialmente osservare i turni di guardia di alcune reclute Dunmer, di cui non sapremo ovviamente ancora nulla. Muovendoci pian pianino verso di loro potremmo anche proseguire senza bisogno di combattere, ma perché del resto uccidere un elfo è sempre bello. Quindi dopo aver eliminato la prima guardia qui fuori dal portone potremmo interagire con uno zainetto all'interno del quale troveremo il suo piccolo diario dove il Dunmer aveva segnato la sua parola d'ordine. Essa andrà comunicata qui di fianco alla porta per poterla superare e scoprire di più su questa occupazione Drottmeri. Una volta malmenati altri Dunmer potremo leggere tutte le loro missive, la loro corrispondenza, scoprendo che si fanno chiamare Drottmeri perché sono un esercito radunato da un arcimago Dunmer, Frathen Drotan. È abbastanza palese che questo soggettino da Morrowind abbia investito parecchi denari per iniziare a scavare qui dentro. Tra le varie baracche di questo insediamento sotterraneo troveremo infatti anche un prigioniero interessante, un assassino del Morag Tong, la gilda originaria di assassini dediti a Mephala, che a Morrowind rappresentano anche una forza dell'ordine fra le varie casate nobili che si fanno la guerra. Il suo set è esageratamente sgravo ed unico, direi aggiunta doverosa a qualsiasi personaggio con una build da assassino o ladro. Vi lascio un po' in sovraimpressione tutti i dettagli degli effetti del set, così che vi facciate un'idea prima di venire qui e decidere di terminare questo assassino. Potremmo anche non uccidere l'assassino del Morag Tong, perché ci potrebbe aiutare ad eliminare il suo bersaglio, ma direi che non ne vale la pena. Piuttosto conviene ucciderlo subito qui in cella e continuare la nostra pulizia etnica in questo insediamento Drottmeri alla ricerca del comandante, che era appunto il bersaglio dell'assassino. Nella comune Drottmeri troveremo all'interno degli alloggi proprio dell'arcimago il suo diario più un sacco di altri oggettini che vi consiglio di lootare. Qui scopriremo che era diretto a Varsabalim, una rovina Eilid sotterranea, probabilmente occupata da una colonia di vampiri. Dopo aver scoperto tutto questo, troveremo proprio di fianco ai suoi alloggi gli alloggi del comandante in questione da eliminare. Egli è considerato dal gioco un boss a tutti gli effetti, quindi a seconda del nostro livello dropperà oggetti di potenza differente. Nelle sue stanze troveremo, oltre a varie cose, anche uno dei due besoar, una delle due pietre necessarie per aprire il sigillo imposto dall'arcimago sopra le rovine Eilid.
La seconda pietra ci verrà indicata nel profondo di tale miniere, che sono piene zeppe di NPC. Colgo l'occasione per sottolineare che questo luogo è veramente pieno di nemici che respawnano fin tanto che la quest non viene completata. Se volete livellare, farmare o divertirvi in un'esperienza dungeon crawl che salirà di livello con voi, io vi consiglio di farmare questo dungeon, oltre gli oggetti unici che appunto non scaleranno con il nostro livello, come per esempio quelli che ho citato nell'introduzione Troppo lungo non guardo. Dopo aver eliminato il maestro fabbro basterà entrare nella sua tenda e trovare il secondo e ultimo Bezoar. Da qui non ci resterà altro che fare un po' di backtracking, tornare indietro, ma ci sarà una scorciatoia, quindi non temete. E nel caso in cui fosse troppo difficile orientarsi, io vi vorrei ricordare di utilizzare l'incantesimo di chiaroveggenza, un salvavita in questa quest, anche se più avanti, superato l'incantesimo di sigillo, per un po' non funzionerà perché non avremo un obiettivo preciso. Non disperate, comunque continuate a mazzolare tutti i Dunmer qui presenti e preparatevi anche un paio di pozioni cura malattie, sempre che voi non abbiate già contratto l'emofilia, perché all'interno di queste rovine saranno presenti effettivamente dei vampiri e li noteremo già da subito combattere con questo esercito Drothmeri. Non preoccupatevi, potete tenere la sinistra ed ignorarli bellamente, proseguendo nelle rovine alla ricerca della cavità in cui l'arcimago si è nascosto. Cava dopo cava, corridoio dopo corridoio, osservando l'IA di Oblivion fare le sue magie nel PvP fra NPC, potrete comunque continuare sempre tenendo la sinistra ad ignorare tutto questo fino a che non si troverà un'entrata definitiva a questi luoghi più reconditi all'interno della struttura. E anche qui ci saranno altri vampiri e Dunmer che si meneranno, potete ignorare anche questi e proseguire. Siamo quasi arrivati, non disperate. Ultimo stretch fra queste rovine, saltando fra un paio di colonne cadute e affrontando giusto un vampiro di alto livello. Giù da queste scale troveremo il Nefari Vigum. Qui potremmo confrontare definitivamente l'arcimago Drotan. Membro della mitica Alba o affiliato di Mehrunes Dagon, in ogni caso pone un'enorme minaccia su Cyrodiil, in aggiunta alla crisi dell'Oblivion. Tagliare la testa al toro ci permetterà poi di accedere al segreto di queste rovine. Il rasoio è protetto da un cancello di ferro, ci servirà almeno 50 di forza per sollevare il cancello e scateneremo così l'ira del guardiano, il campione immundus di Mehrunes Dagon, che è rimasto pietrificato dall'incantesimo del pugnale proprio qui dietro di noi. Questo Feithang ci affronterà con una potenza disarmante. Io in questo caso ero a livello 33 con il set del crociato dei 9, sto giocando ad esperto e praticamente non mi fa danno considerati tutti i miei buff. Dopo un combattimento comunque non da poco, sono riuscito a liberare le anime intrappolate all'interno di questo simulacro del campione di Mehrunes Dagon, ottenendo così il rasoio. In alternativa, se non aveste la forza necessaria, potrete sempre lootare il cuore pulsante di questo campione di Mehrunes e consumarlo. Un'energia oscura vi pervaderà e contrarrete sia l'emofilia sia il cannibalismo. Questo crimine, in questo caso, mi ha completamente privato della possibilità di indossare il set dei Cavalieri dei 9. Ma avergli mangiato il cuore, oltre a essere un crimine verso gli dei, ci permetterà di aspettare che la sua vita semplicemente svanisca. Quindi, anche senza avere l'attributo al livello necessario, basterà consumare questo cuore. Vi consiglio comunque di curarvi dopo averlo fatto e di non dimenticare il rasoio. E così la guida arriva alla sua naturale conclusione. Spero che questi dettagli vi siano stati utili, che troviate anche voi non solo la ricompensa, ma tutta la missione nella sua progressione, con tutte le implicazioni anche a livello di storytelling, di lore, interessanti. Io non posso che ringraziarvi ancora una volta di essere rimasti qui, anche se siete saltati direttamente alla conclusione dal TLNG.
Sono speranzoso che questo formato, questo modo di rispettare il tempo di tutti sia da voi apprezzato e che dunque possa perdurare anche nelle mie videoguide future. Inoltre, senza il vostro supporto questo canale non potrebbe crescere. Per i più volenterosi ricordo che in descrizione c'è anche il mio link Ko-fi, se voleste mai offrirmi un caffè mentre edito un video e l'altro, lo apprezzerai sicuramente tantissimo. Grazie ancora, Tiranno Matto out, anche oggi su Oblivion Remastered. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri!